Dicevo questo, la persona viene liberata ma non viene lasciata in un punto intermedio, perché ci sono due realtà spirituali: la realtà spirituale delle tenebre, peccato e morte, e c'è il regno di Dio, del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, se la persona viene, liberata da un regno, per forza deve entrare al secondo regno. Cioè non è che non c'è un punto intermedio, non c'è una zona franca, un punto, va bene, qua intermedio, portiamo dicendo che lo facciamo entrare a questo qua o lo torniamo indietro, lo respiriamo indietro, no? No, Dio si te prende delle tenebre, non ti lascia lì. Non ti lascia, vabbè, adesso tu sei libero, vai, fai della tua vita quello che vuoi. No, Dio, guardate che interessante il versetto 13, dice ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Significa che una persona che viene liberata dalle tenebre subito viene posizionata nel regno del nostro Signore Gesù Cristo. Significa che se una persona, Dio sceglie una persona, non la abbandona. Se il Signore rivela il regno di Dio a una persona, non è soltanto per dirle guarda, io ti faccio vedere ma tu non avrai parte. No, ti dice guarda, la gloria del mio regno è questa. Quando tu dici Signore, è straordinario, allora il Signore ti dice ti piace il mio regno? Signore, è la cosa più gloriosa. Allora il Signore ti prende e ti inserisce nel suo regno spirituale. Non è che il Signore ci fa assaggiare la sua gloria, la sua potenza, la sua benignità e uno solo guarda. In Argentina c'è un tango che dice così, poi faccio la traduzione: el chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. Sta dicendo, il ragazzino ti guardava di fuori come quelle cose che non si raggiungono mai. Era un tango, no? El chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca si alcanzan. Ma Dio non è che ci fa vedere la sua gloria come una cosa irraggiungibile. Dio ti dice, sì, guarda. Tu dici, Signore, questo è glorioso. Allora ti apre la porta e ti dice, puoi passare. Questo è il nostro Dio. Non rimane come una cosa bello se deve, magari, assolutamente. Dio è buono. Dio è pronto per perdonare i nostri peccati? Sì? Per cancellare tutte le maledizioni del peccato della morte di Satana? Sì? E non solo quello, cioè quello sarebbe sufficiente sicuramente, no? Ma il Signore non solo ci lascia liberi delle maledizioni, ma ci fa entrare al regno del suo amato Figlio Gesù Cristo. Questo è il nostro Dio. È per pura grazia, non è per opere, è per misericordia, perché Lui è buono. Amen. Allora, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Perciò quando Satana vede una persona, subito si accorge se quella persona appartiene a lui o è un ex suo. Subito. Per questo l'autorità nostra non è nel fatto che uno ha studiato teologia o che ha una grande Bibbia o che è molto religioso, è dove sei tu posizionato spiritualmente. I demoni, c'è stato delante degli apostoli un gruppo di persone che volevano liberare a una persona che era posseduta, e quando hanno parlato le hanno detto nel nome di Paolo, nel nome di Gesù che predica Paolo, via. Il demone ha detto sappiamo chi è Gesù e conosciamo bene a Paolo, ma voi chi siete? No? Dice che quello spirito ha avuto una grande influenza, una grande autorità e gli ha fatto addirittura dei mali a questi qua. Perché? Perché lo spirito ha riconosciuto che loro non appartenevano al regno di Gesù Cristo, soltanto avevano il nome
Chiunque può dire io sono cristiano, chiunque può dire gloria a Dio, chiunque può dire sì, Gesù Cristo è il Signore. Il problema è se la persona appartiene al regno di Gesù Cristo oppure no. Nel mondo spirituale questo, i demoni, sì, Satana lo sa differenziare perché ti conosce. Qua non è una questione, guarda, questi sono molto religiosi, questi sì che sono precisi con la scrittura. Non è una questione di precisione, è una questione dove tu sei spiritualmente. D'accordo? Se uno è in Cristo, le opere delle tenebre non le fa più, perché non appartiene più a quel regno, non siamo più attratti, non sono più cose nostre. Adesso noi viviamo la vita abbondante e abbiamo l'autorità del regno per aiutare le persone a conoscere questo Dio misericordioso che salva le persone. Amen? Versetto 14. E parlando di Gesù Cristo, guardate che dice la scrittura. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Se voi leggete per esempio il libro di Ruth, vedrete che in Israele tempo fa c'era una legge. Se una persona moriva, no? Un parente vicino, il parente più vicino, aveva il diritto di avere le terre di questa persona morta. Allora, Ruth, Noemi torna ad Israele, sì? E c'era tutta la eredità del suo marito e dei figli che erano morti. Allora, qualcuno aveva il diritto di avere quelle terre. Allora, Boaz, no? Voleva giustamente acquistare quelle terre, ma lui non aveva la possibilità per legge, perché c'era una persona molto più vicina a questi defunti che lui. Allora che cosa ha fatto Boaz? È andato a cercare questo signore qua e gli ha detto: guarda, la situazione è questa e tu devi redimere l'eredità di questi defunti, no? E lui ha detto: sì, va bene, Citto. Dice: aspetta, fermati, ma c'è un'altra cosa. Compreso c'è una ragazza straniera. E lui ha detto: no, se c'è la ragazza, la terra sì, la ragazza no. Ha detto: allora posso redimere io perché io sono dietro di te. Sì, ok. E così Boaz è riuscito a redimere quell'eredità. Amen?